Dopo l'attacco israeliano del 14 giugno contro l'Iran, con l'operazione Rising Lion, l'attenzione mondiale si è nuovamente concentrata sullo scenario mediorientale. Lo scontro diretto tra Israele e Iran, due potenze regionali cardine, ha avuto un impatto mediatico superiore persino al conflitto israelo-palestinese, divenuto ormai normalizzato agli occhi del pubblico. In poche ore il discorso bellico ha riacquistato spazio nei social, nei media 24 ore e nel dibattito politico, riportando in auge anche l'analisi geopolitica. In aggiunta all'analisi geopolitica, ciò che può contribuire a comprendere non solo le manifestazioni esteriori dei conflitti, ma le matrici simboliche, che in alcuni casi ispirano o giustificano, è la lettura esoterica, intesa come decodifica dei significati nascosti e archetipici dei fenomeni. La terra promessa, indicata dal movimento sionista nella dichiarazione di Basilea del 1897, indicava come obiettivo la fondazione di una patria ebraica in Palestina. La scelta territoriale non fu casuale, essa affonda le sue radici nella tradizione biblica, dove viene delineato uno spazio sacro promesso alla discendenza di Abramo. Le citazioni sono tratte dalla Tanakh, Bibbia ebraica, e evocano una geografia precisa. Andate e prendete possesso del paese che il Signore ha giurato ai padri vostri, stenderò i tuoi confini del Mar Rosso al Mar dei Filistei, alla tua discendenza ho dato questo paese, dal fiume d'Egitto al grande fiume l'Eufrate. Questi versetti non solo legittimano un diritto storico-religioso, ma hanno anche un forte potere simbolico. In tal senso, la terra promessa può essere letta su due livelli: come luogo fisico, centro di rivendicazione nazionale, e come spazio metafisico, principio universale spirituale legato all'evoluzione dell'uomo. Il testo biblico attribuisce a Giacobbe il nome di Israele dopo una lotta notturna con l'angelo. Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai lottato con Dio e con gli uomini, e hai vinto. Israele diventa così non solo un nome di un individuo o di un popolo, ma uno status, una trasformazione. Esistono letture simboliche che scompongono il nome di Israele in tre componenti archetipiche. Iside come principio femminile, Ra come luce solare e principio maschile, e El come divinità suprema. In questa visione Israele non è soltanto un'entità etnica o statale, ma rappresenta il processo di integrazione tra natura, luce e coscienza, ovvero tra l'anima, la forza vitale e la consapevolezza spirituale. La terra promessa, in tale chiave, si identifica con uno stato d'armonia interiore, piuttosto che con un possesso territoriale. L'interpretazione letterale dei testi sacri può trasformare simboli in strumenti politici. Quando si politicizza una scrittura spirituale senza considerarne la profondità simbolica, si rischia di alterare la sua funzione originale, quella di elevare l'individuo. Non si tratta qui di negare l'esistenza di uno Stato, ma di proporre una riflessione molto più ampia. La sacralità, quando invocata a fondamento di decisioni geopolitiche, necessita di una lettura matura, capace di distinguere tra mito fondativo e finalità operativa. In questa prospettiva, Israele non è soltanto una nazione, un'entità storica, ma un cammino, un principio trasformativo, e forse la vera terra promessa è quella che l'umanità deve edificare dentro di sé.